Buongiorno miei cari amici lettori e pensatori liberi. Oggi, come ultima settimana del mese di novembre, torniamo a parlare di Dante, continuando la nostra lettura dell'Inferno e occupandoci di Inferno 12. In cui si racconta del viaggio di Dante nel settimo cerchio dell'Inferno, dove sono puniti i violenti contro il prossimo. Dante non appena giunge con Virgilio all'ingresso del settimo cerchio, scorge una roccia completamente frantumata e tutte le briciole, tutte le parti rotte, franate. Su questo scenario di frana si trova uno dei mostri inferi più famosi, che è anche un personaggio mitologico, ovvero il Minotauro. Il Minotauro, per chi non lo ricordasse, è un personaggio mitologico proveniente dall'antica Grecia, nato dall'accoppiamento dell'essere umano con un toro. Conseguentemente il Minotauro ha corpo di uomo e testa di toro. Perché si trova qui al settimo cerchio? Si trova qui perché rappresenta la furia bestiale e in qualche modo per tale ragione è messo a guardia del settimo cerchio e dei dannati puniti in esso. Non appena il Minotauro vede Dante e Virgilio, si morde la coda. Questo gesto infatti è segno di ira, di nervosismo. E Virgilio, per quietarlo, ribatte. Virgilio dice, noi non siamo né Teseo né Arianna né loro amici. Cosa significa questa frase? Virgilio vuole ricordare al Minotauro innanzitutto che loro non sono loro suoi nemici, ma secondariamente anche che in qualche modo lui è stato ucciso. E per i dannati ricordare la loro morte equivale a ricordare il fatto che loro sono morti per sempre, dal momento che i dannati non potranno vivere in eterno, ma nel giorno del giudizio universale moriranno e scompariranno dalla creazione. Qual è la reazione del Minotauro a questa risposta di Virgilio? Scopriamolo direttamente dalle parole di Dante. Inferno 12, versi 22-27. Qual è quel toro che si sboccia in quella che ha ricevuto già il colpo mortale, che gir non sa, ma qua e là saltella? Ved'io lo Minotauro far cotale, e quello accorto gridò: corri al varco, mentre ti infuria, e buon che tu ti cale. Le parole di Virgilio per il Minotauro rappresentano come un colpo reso direttamente al centro della fronte a un toro e che ha come conseguenza la rottura dei lacci cranici, dei nervi cranici. Quindi di fatto è una metafora che ricorda la morte. Le parole di Virgilio per il Minotauro rappresentano un annientamento, una sconfitta totale e infatti il Minotauro si allontana saltellando così come farebbe un animale quando sta per morire, quindi barcollando senza neanche riuscire a camminare bene e conseguentemente l'invito di Virgilio a Dante è quello di passare, di approfittare di questo momento di sviamento del Minotauro per passare. Ma per quale ragione ha avuto questa reazione? Perché il discorso di Virgilio è un discorso tessuto con razionalità e che ha avuto più forza della forza fisica e un confronto
dell'ira e della furia bestiale. Da questo momento in poi Dante continua il viaggio chiedendo a Virgilio come mai vi fosse stata questa frana del terreno, e Virgilio risponde che quando lui era passato per quelle zone, quando era giunto in inferno, dunque quando Virgilio era morto poco prima della nascita di Cristo, non vi era questa frana e conseguentemente era stata creata dalla morte di Cristo, che aveva determinato un forte terremoto in quella parte, in quella zona dell'inferno. Il canto prosegue con altri animali mitologici e bestiali, ovvero i centauri, anche costoro bestie metà di origine animale, in questo caso cavalli, e metà esseri umani. Se nel mito classico i centauri rappresentano la saggezza e l'intelligenza, nel Medioevo vengono ritratti come delle furie bestiali violente e infatti così vengono ritratte da Dante. Costoro fanno la guardia ai dannati, i quali sono puniti dentro delle pozze generate da un fiume, il fiume Flegetonte, che è uno dei fiumi dell'inferno. E questo fiume consiste in un sangue che bonde continuamente e dunque i centauri rimangono lì a controllare che i dannati rimangano immersi a varie altezze dentro questo sangue. Dante per prima cosa si confronta con Tirone, uno dei più antichi e più storici centauri. Costui chiede a Dante e Virgilio quali pene loro spiassero e loro rispondono che sono lì solo per vedere i dannati. A questo punto Tirone chiede a Nesso, un altro dei centauri più famosi della mitologia classica, di trasportare Dante dall'altra parte di queste pozze, sotto suggerimento di Virgilio. E così Dante ha modo di saltare queste pozze di sangue, ma anche di vedere chi vi stanno dentro. E chi vi stanno? Vi stanno tanti dannati facenti parte del gruppo dei violenti contro il prossimo, ma in particolare Dante si sofferma a descrivere i tiranni, che sono i dannati maggiormente colpiti da questa pena, perché sono interamente immersi nel sangue fino alla testa, compresa la testa. E i tiranni che appunto hanno in qualche modo fatto violenza non solo contro un prossimo, ma anche contro una buona parte dell'umanità. È molto significativo che abbiamo parlato di questo canto in cui si parla di violenza poco dopo la giornata della violenza contro le donne, che certamente noi sposiamo. E mi colpisce che Dante abbia già consapevolezza che contro la violenza, che sia fisica, che sia verbale, che sia nata dalla furia o dall'ira, l'unica risposta valida è quella della razionalità e del discorso ben costruito. Anche se le parole sembrano non avere forza rispetto a qualcuno che è più forte di noi fisicamente, in realtà la strada della razionalità e del discutere è sempre la strada più vincente. Spero che questo video vi sia piaciuto e in tal caso vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere un like e a condividere. Se porrete un clic anche nella campanella vi arriverà una notifica ogni qualvolta uscirà un nuovo video.